Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di febbraio 2023. Grazie. Wow, abbiamo la carta della forza, amici del Toro. Periodo di coraggio. Quando c'è la carta della forza si tratta di trovare o avere il coraggio di fare una scelta, di fare un passo avanti. Ehm, Guardate, la carta della forza è una carta di forza di volontà anche. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche dei link ad altri video che potrebbero essere interessanti come per esempio il corso di tarocchi gratuito o le previsioni semestrali. Per chi invece volesse contattarmi può usare l'indirizzo email che si vede qui. Allora, cominciamo con un 3 di pentacoli al contrario, un fante di coppe, la sacerdotessa al contrario, il 6 di bastoni, il cavaliere di coppe, un 2 di spade e un 3 di bastoni. Ehm, allora, qui si parte da una situazione o che si sta sottovalutando o è una situazione alla quale non ci si sente all'altezza. Può essere un progetto, può essere un'idea anche solo se non è già un progetto fisico. E vi dico così perché abbiamo anche questo fante di coppe. Il fante di coppe normalmente è un'energia idealista di una persona che si fa prendere dei facili entusiasmi. Può essere anche una persona vicina a voi, in qualche caso può rappresentare vostro figlio o vostra figlia, chiaramente. La sacerdotessa al contrario invece mi dice che qui non state ascoltando il vostro intuito, che c'è qualche cosa che non... dove non vedete chiaro. Poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Allora, il 6 di bastoni è una carta che parla di qualche riconoscimento che si vorrebbe o che si vuole riconoscere qualche cosa e non si è in grado perché non lo si vede. Insomma, sta di fatto che avete sia il fante che il cavaliere di coppe. Quindi ho come la sensazione che qualcuno qui riceverà più di una proposta. Difatti poi qui abbiamo un 2 di spade che ci parla normalmente di quello che è un bivio, una scelta da dover affrontare e poi abbiamo un 3 di bastoni che in realtà vi vede già, ehm, diciamo, proiettati verso nuovi orizzonti e obiettivi, come se la scelta, anche vista la carta della forza, a fine periodo venisse fatta. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il 3 di denari al contrario. Due di bastoni e qui terminiamo col 3 di bastoni. Re di bastoni al contrario e asso di spade al contrario. Può anche essere, ragazzi, che questa idea, questo progetto non sia proprio del tutto, diciamo, appunto concretizzato, come se fosse ancora un'idea, come ci dice il 2 di bastoni, ed è come se per qualcuno è come se lo steste nascondendo, come se voglio avere prima una base, poi parlarne, voglio avere prima le idee un po' più chiare, poi parlarne, perché appunto ho quest'idea, questa sensazione che non vi sentiate tanto all'altezza, o che ci sia qualche cosa che manca.
Può darsi che sia veramente ancora solo un'idea e manchi un progetto proprio di carta, scritto. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Fante di bastoni e la luna. Allora, due fanti, quindi qui l'energia è molto o giovane o giovanile. E abbiamo anche la luna, quindi si può trattare di qualcuno che magari fa riferimento al passato per qualcuno di voi, o è un atteggiamento che fa riferimento al passato. Fate attenzione perché quando c'è la luna si parla di proiezioni anche. E considerato che avendo un fante di coppe, che è una di quelle energie molto entusiaste, che fanno in fretta a fare le promesse, fate attenzione a non farvi poi prendere, diciamo, con la fantasia, dalla fantasia, insomma, e sognare un po' troppo in grande, andare un po' troppo in là con le proiezioni del futuro, perché comunque il fante è un'energia che ha entusiasmo, ma deve ancora affinare la capacità di gestire questo tipo di sentimento in questo caso. Andiamo a vedere la sacerdotessa al contrario. Fante di coppe nuovamente, ragazzi. Mm. Guardate, è come se qui qualcuno non vedesse il fante di coppe, perché è come se fosse focalizzato sul fante di bastoni. Ho come questa sensazione, perché qui quello che manca è un re di bastoni fondamentalmente, un progetto, una collaborazione, un'idea di unione con questo re di bastoni. E ho come la sensazione, vedendo come si sono disposte le carte, appunto, che ci sia un po' una sorta di rifiuto da parte vostra nel voler vedere il tipo di offerta del fante di coppe, proprio perché si vive ancora un po' nel passato con questo fante di bastoni. Fatemi vedere 6 di bastoni. Cavaliere di bastoni, tutti bastoni, eh. Cavaliere di bastoni e 9 di bastoni al contrario. È come se vi foste messi in testa questa persona e non riusciste a vedere nient'altro. E la forza io la sento come una carta molto collegata al quarto chakra, perché è una carta di apertura del cuore, di generosità, proprio apertura verso gli altri. Ed essere aperti verso gli altri vuol dire anche essere accoglienti, ok? Quindi è un po' quello che qui vedo, che non lo siete. Non siete accoglienti né nei confronti magari del fante in sé, né nei confronti della proposta che vi viene fatta. A voi interessa in qualche modo questo riconoscimento, questa rivendicazione, sento anche per certi versi, con questa figura di bastoni, questa energia, perché poi le figure di bastoni sono tre, che per qualcuno potrebbero anche essere tre persone diverse, però le sento molto come se fossero la stessa energia. Allora andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché come la sensazione è che qualcuno alzerà la posta in gioco. Un 9 di coppe al contrario. Mm. Datemi ancora una carta. Cavaliere di spade. Sì, in effetti ho come questa sensazione che qualcuno alzerà la posta in gioco, offrirà di più, come vi posso spiegare. Diventerà anche decisamente più determinato, più fermo nelle proprie posizioni, nella propria intenzione, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 2 di spade. Asso di spade, diavolo e ruota della fortuna. Ragazzi, ho come la sensazione che questo
fante di coppe che diventa poi un cavaliere di coppe che, come vi dicevo, aumenterà la posta in gioco, si farà avanti in modo molto più determinato, molto più deciso. Allora, se fosse una questione di lavoro, per esempio legata a un progetto, legato a una nuova idea, appunto, mm, della quale manca un qualche cosa di scritto, sento che qui le cose potenzialmente potrebbero evolversi. Magari non è la prima azienda che vi può dare quello che voi volete, anche se magari l'azienda è più importante della seconda, però come la sensazione che c'è una seconda opportunità qui con un'altra persona, con un'altra energia, con un altro tipo di strada semplicemente, che vi potrebbe dare veramente qualche tipo di ehm, prospettiva in più. Ora abbiamo il diavolo e la ruota della fortuna e l'asso di bastoni. L'asso di bastoni è una carta di azione, è una carta di forte intenzione, è una carta anche di incontro, soprattutto intimo, e avendo, ragazzi, il diavolo e la ruota della fortuna, ho come la sensazione che potrebbero farvi in qualche modo un'offerta un po' troppo veloce, mi verrebbe da dire, vedendo questo cavaliere di spade, o per quello che riguarda un eventuale investimento o cambio di qualche questione economica, o da un punto di potreste, diciamo così, avvertire una sorta di pressione a livello intimo, a livello sessuale, magari è una di quelle persone, ehm, sapete, anche sul lavoro ci sono quelle persone che fanno un po', io dico gli occhi da triglia, fanno un po' i cascamorti. In realtà non lo fanno perché hanno l'intenzione di corteggiare voi, ma è una tattica per vendere, ok? Però ecco, c'è qualcuno che può dar fastidio alle volte e sento un po' come questo tipo di energia anche qui, anche se riguardasse il lavoro, appunto. Nel caso fossero due energie, diciamo, di tipo romantico, ecco, è come se ci fosse uno sdoppiamento. Qui abbiamo un'energia che è quella che poi alla fine si presenterà e qui sotto abbiamo un'energia che tenderete a lasciare indietro. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 10 di bastoni al contrario e 6 di spade. Sì, ci sarà la possibilità di iniziare a guardare avanti. Guardate, io in questo caso il diavolo non lo sento tanto negativo, anzi, è un po' come iniziare, perché qui abbiamo un 2 di spade. Il 2 di spade è una scelta, un bivio, no? E qui, guardate, cambiamo la fortuna e il destino oppure rimaniamo nel ristagno e nell'ego, ehm, che comunque condiziona? Guardate, in realtà hanno diverse sfaccettature questo abbinamento. Può essere qualche questione magari appunto a livello sessuale dove vi sentite un po' costretti, un po' spinti, un po' forzati, può essere qualche cosa a livello di qualche tipo di investimento che qualcuno vi offre e vi sentite un po' obbligati a fare. Tenete presente che c'è ruota della fortuna e diavolo. Può essere una questione di tipo karmico, ragazzi, che voi dobbiate imparare, ipotesi, ve la butto lì, a prendere voi l'iniziativa, a fare voi qualcosa, a muovervi voi senza essere dipendenti da qualcun altro, crearvi un po' la vostra fortuna. Perché comunque il fatto che il carro qui sia al contrario è come se ci fosse qualcuno che non è in grado, sentite di non essere completamente appagati, ma è come se non foste in grado di prendere una decisione, di dare una direzione proprio. E credo che ci sia la forza anche per quello, perché poi qui è la forza di volontà di fare qualcosa, di fare un'azione. Qui si parte che quasi non c'è il coraggio di parlare e qui vediamo che qualche cosa, pum, parte. Mm? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante di questo periodo per gli amici del Toro. Perché credo di non meritarmi il successo? E vi invito a meditare su questa frase anche come se fosse una domanda. Perché credo di non meritarmi il successo? Sia in modo affermativo che in modo interrogativo, insomma. Ve lo metto qui, guardate, perché comunque quando c'è un 3 di pentacoli che è girato al contrario è sempre qualcuno che
ha scarsa fiducia in se stesso, crede di non essere all'altezza, come vi ho detto appunto all'inizio della lettura, ha come quest'idea di non avere abbastanza conoscenze, di non essere in grado di gestire magari le tempistiche. E anche questa carta che 6 di bastoni è una carta che parla di successo ed è esattamente in centro lettura. Guardate, ve la metto qui. Tenete presente che ci sono credenze limitanti che... Allora, se voi avete una credenza limitante del tipo le persone che hanno successo sono solo ladri, però voi non vi reputate ladri, vi reputate brave persone, capite che non riuscirete mai a diventare persone di successo. Per farvi un po' capire come gioca la mente il subconscio, fatemi vedere una carta da parte delle fatine. E infatti desidera saggiamente. Allora, quando esprimete un desiderio, fate un decreto, insomma, o fate dei lavori con la legge di manifestazione, ehm, va bene desiderare, va bene fare dei desideri che siano saggi e per il più ok, mi sono impappinata, per il più bene alto di tutti, però poi la cosa principale è che bisogna iniziare a fare qualcosa, ok? Bisogna iniziare a fare il passo 1, poi c'è il passo 2 e piano piano si va avanti. Mm? Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura sia stata di ispirazione. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!